Bene ragazzi, buongiorno. Continuiamo a parlare delle vicende del Settecento, questa volta, come ho detto alla fine della lezione precedente, staccandoci un attimo dalle guerre, dalle dinastie che provocano tutte queste guerre settecentesche, perché dobbiamo vedere gli avvenimenti interni a Francia e Inghilterra che sono particolarmente importanti. Agli avvenimenti interni perlomeno durante la prima metà del secolo, durante la prima metà del Settecento, ma anche oltre. Iniziamo dalla Francia. Nel 1715, finalmente si potrebbe dire in Francia, muore Luigi XIV, il re sole, il simbolo dell'assolutismo che sembrava ormai divenuto immortale. L'assolutismo si era a tal punto identificato con la persona del Re Sole che certamente non poteva proseguire allo stesso modo senza di lui. Luigi XIV era diventato sempre più conservatore, sempre più bigotto, sempre più moralista negli ultimi decenni del regno. Aveva accentuato la censura, la repressione, la inibizione delle libertà individuali. Quindi in realtà, anche se non è carino dirlo, quando lui muore la Francia esplode in un tripudio di gioia, ci sono festeggiamenti dappertutto, la gente esulta che finalmente, del fatto che finalmente Luigi XIV se n'è andato. Persino durante il suo funerale a Parigi ci fu un attacco da parte della folla che cercò di impadronirsi della bara per distruggere il corpo, per gettare il corpo nella Senna. Ci fu appunto una sommossa di parigini inferociti che se la presero contro, se volevano prendersela contro il cadavere di Luigi XIV, nessuno più lo sopportava. Pochi anni prima della sua morte, Luigi XIV aveva visto morire anche tutti i suoi figli legittimi e tutti i suoi nipoti, tranne naturalmente uno, il nipote Filippo, che però era diventato, vi ricordate, Filippo V re di Spagna, e non era disponibile alla successione francese. Luigi XIV aveva anche 11 figli legittimi, scusate, 11 figli illegittimi, moltissimi figli illegittimi, ma nonostante i suoi tentativi non poté affidare la successione a nessuno di questi. Anche il sovrano più assoluto non poteva violare le norme tradizionali sulla successione. E quindi che significa? Che il nuovo re di Francia, dopo Luigi XIV, si chiama anch'esso Luigi XV, rispetto a Luigi XIV è il secondo pronipote. Pensate, Luigi XIV lasciò il potere soltanto al secondo pronipote, che proprio per questo motivo ebbe un regno lunghissimo, dal 1715 al 1774, detto proprio per questo motivo. In realtà, proprio perché era il secondo pronipote, questo significava che era molto giovane nel momento in cui va sul trono. Infatti ha soltanto 5 anni Luigi XV, d'accordo? Quindi abbiamo, ricordate che è già successo più di una volta nella storia di Francia, l'ennesimo re bambino e l'ennesima reggenza, d'accordo? Perché lui inizialmente ha solo 5 anni, è minore, non può governare personalmente. La reggenza viene tenuta dai suoi parenti. La reggenza dura, attenzione, dal 1715 al 1726. Nel 1726 Luigi XV prende il potere personalmente perché è diventato maggiorenne. La reggenza è un periodo importante, adesso vedremo perché, nella storia di Francia. La reggenza viene gestita dai parenti di Luigi XV, in particolare da suo zio, il duca d'Orléans. Il periodo della reggenza è un periodo importante in Francia. Infatti, noi abbiamo visto ci sono stati altri periodi in passato in cui vi è stata una reggenza, però se voi chiedete ai francesi, oppure comunque nei libri di storia, quando si parla della reggenza, detto proprio così semplicemente, la reggenza, il periodo della reggenza è questo, 1715-1726.
Per reggenza si intende questo nella storia di Francia, non gli altri periodi di reggenza, d'accordo? La reggenza per antonomasia è questa, il periodo della reggenza, perché? Perché fu un periodo molto importante, i costumi si rilassarono dopo la severità, il moralismo degli ultimi tempi di Luigi XIV, la gente si sentì più libera, la Francia si scopre anche più libera, ma anche nel senso proprio libertina, d'accordo? I francesi durante il periodo della reggenza iniziano a divertirsi, ma anche a osare, a trasgredire, a peccare, d'accordo? I costumi, proprio anche i costumi sessuali, sono molto più liberi, anche la voglia di esprimere delle idee nuove, di esprimere anche delle idee non ortodosse, irreligiose, oppure delle idee ostili al potere politico. Si diffonde molto questa tendenza proprio a trasgredire, a volere la novità e così via. Quindi anche nei decenni successivi i francesi penseranno al periodo della reggenza come un periodo in cui si allentano proprio le catene, si allentano i controlli. Non è un caso se l'emergere del grande illuminismo francese avviene proprio nel periodo della reggenza. Le prime opere veramente importanti dell'illuminismo francese da parte della prima generazione di filosofi, da parte di Montesquieu, da parte di Voltaire, avvengono proprio in questo periodo oppure poco dopo, d'accordo? Durante il periodo della reggenza, ma anche dopo, quando Luigi XIV riprende il governo nel 1726, in questi periodi le forze anti-assolutistiche, come ci si poteva aspettare, rialzano la testa. Non c'è più Luigi XIV, emblema dell'assolutismo, c'è un potere molto più debole. Dovete considerare che Luigi XV comunque non governa personalmente per un lungo periodo, attenzione, dopo la reggenza finisce nel 26, dal 1726 fino al 1743 Luigi XV non governa personalmente, a differenza del predecessore Luigi XIV, lascia il governo al cardinale Fleury. Ovviamente il cardinale Fleury era un cardinale, quindi era espressione delle forze anti-assolutistiche, no? In fondo la Chiesa, la nobiltà, un cardinale aristocratico, la Chiesa e l'aristocrazia avevano perso potere, no? Con l'assolutismo di Luigi XIV. Quindi Luigi XV non fa niente, insomma, a favore della restaurazione di un potere assoluto, fa fino al 1743 fa governare il cardinale Fleury. Quindi le forze anti-assolutistiche, attenzione, ma anche all'interno della nobiltà, non solo della Chiesa, che comunque, sia pure, anche se era stata rincretinita a Versailles e continua ad esserlo, vi ricordate, aveva mantenuto grande prestigio. La nobiltà di spada, la nobiltà più antica, aveva ancora i suoi feudi, molto potere, grande prestigio. La nobiltà di spada, quella più antica, malgrado fosse stata, vi ricordate, ingabbiata nel cerimoniale di Versailles, rincretinita dalle cerimonie di Versailles, ma anche la nobiltà di toga o di roba riprende molto del suo potere. Il Parlamento di Parigi, dopo essere stato schiacciato e umiliato nel periodo Luigi XIV, il Parlamento di Parigi rialza comunque la testa, riprende dei poteri. Per capire che l'assolutismo da un certo punto di vista subisce una battuta d'arresto in Francia, basta vedere i privilegiate, il clero e l'aristocrazia continuano scandalosamente a vivere in maniera parassitaria, spendendo e spandendo i soldi dello Stato senza pagare le tasse. Voi direte, ma neanche Luigi XIV era riuscito a far pagare loro le tasse. Attenzione, Luigi XIV ci aveva almeno provato con la tassa della capitazione, che fu proposta 2 volte nel 1695 e
e nel 1701, e poi anche con la tassa del decimo, significa, capite, una decima parte delle ricchezze, la tassa del decimo nel 1710. Vedete, sono tutti provvedimenti fiscali presi quando Luigi XIV era ancora in vita. La capitazione o la tassa del decimo erano tasse che dovevano essere pagate proprio dai ceti privilegiati che non pagavano niente, dall'aristocrazia e dal clero. È vero che aristocrazia e clero riuscivano sempre a non pagare o a pagare poco, perché che cosa succedeva? Anche se non pagavano, non avevano nessuna sanzione. I nobili, gli ecclesiastici non potevano essere arrestati, d'accordo, se la cavavano lo stesso. Oppure facevano come si è fatto in Italia, molte volte c'era un condono fiscale, pagavano in ritardo, pagavano soltanto una parte della cifra, oppure pagavano in natura una parte del raccolto che loro prendevano dai contadini, quindi riuscivano quasi sempre a non pagare, però almeno Luigi XIV aveva provato a far pagare le tasse ai ceti privilegiati. D'altra parte vi ricordate che il grosso problema della Francia era un enorme debito pubblico, quindi bisognava comunque prendere le tasse anche dai ceti privilegiati. Enorme debito pubblico che non fu sanato mai e condusse direttamente poi alla rivoluzione francese. Dipende anche dalle spese di guerra. Abbiamo visto che Luigi XIV spese moltissimo, 5 guerre, ma anche Luigi XV fece delle guerre, vedremo in seguito, dispendiosissime. Nel 1707 addirittura il ministro Vauban, che vi ricordate è lo stesso che si occupava di ingegneria militare e fece le fortificazioni in Alsazia, a Strasburgo, vi ricordate? Ne abbiamo parlato per via delle fortificazioni. Nel 1707 presentò come ministro Luigi XIV un programma di riforma fiscale rivoluzionario, secondo il quale tutti dovevano pagare le tasse alla stessa maniera, anche l'aristocrazia e il clero. Vauban in realtà fu costretto a dimettersi ben presto, il suo programma non passò, l'opposizione di aristocrazia e clero era molto forte, quindi vedete, neanche Luigi XIV riesce a far pagare le tasse ai ceti privilegiati, però insomma, come dire, almeno lui ci aveva provato, mentre invece, se vedete, nel periodo della reggenza e nel periodo di governo del cardinale Fleury, per circa 30 anni non vi fu alcun tentativo simile di eliminare privilegi fiscali da parte dei ceti che non li pagavano. Luigi XV prende il potere personale alla morte del cardinale Fleury nel 1743. Vi ricordo che morirà nel 1774. Riprende il potere personale nel 1743, governa da solo Luigi XV, ma è troppo tardi. Ormai le forze antiassolutiste hanno alzato la testa. Luigi XV proverà nel 1749 a far approvare un progetto per l'abolizione totale dei privilegi fiscali da parte dei ceti del primo e del secondo stato, gli ecclesiastici e i nobili, ma comunque non ci riuscirà assolutamente, d'accordo? Quindi con questo non voglio dire d'altra parte che il processo dell'assolutismo si blocchi completamente. Il processo dell'assolutismo anzi continua a far registrare dei progressi, dei successi. Sapete in cosa? Nel programma di unificazione, ricordate uniformazione, dare le stesse leggi alla Francia, la stessa amministrazione, quindi da questo punto di vista l'assolutismo continua, invece di tantissime leggi, le leggi diminuiscono in Francia, si tende verso l'unificazione legislativa, dare le stesse leggi alla Francia, l'unificazione amministrativa, l'unificazione fiscale, un unico sistema fiscale per tutta la Francia. Questo è vero, però con i limiti che abbiamo visto.
La Francia era divisa in tre: primo stato, secondo stato e terzo stato, come se fossero tre nazioni diverse. Non esisteva un'astrazione, quale il cittadino francese in generale. Quindi, capite, l'unificazione legislativa, amministrativa e fiscale vale soltanto per quelli che le tasse le pagano, per il terzo stato, per i borghesi, per i contadini, per gli operai. Per quanto riguarda invece i ceti privilegiati, l'unificazione legislativa, le leggi non li riguardavano quasi mai, l'amministrazione neanche li controllava quasi mai, il sistema fiscale non riguardava loro, d'accordo? Quindi questa uniformazione dell'amministrazione delle leggi, delle tasse in Francia vale soltanto per il terzo stato, cioè per una parte della Francia. C'è un'altra parte della Francia, quella privilegiata, che vive come vuole, che non rispetta queste regole dello Stato. Passiamo quindi all'Inghilterra. L'Inghilterra nel Settecento, almeno nella prima parte del Settecento, ricordate la seconda rivoluzione inglese, nel 1689 erano diventati re paritariamente, con pari poteri, William e Mary. Guglielmo III di Orange, che aveva cacciato, vi ricordate, il re che cercava di imporre l'assolutismo cattolico, Giacomo II. Paritariamente governa, ricordate, William e Mary con Maria II Stuart, d'accordo? Che è figlia di primo letto, ricordate, di Giacomo II Stuart, che aveva avuto anche una figlia minore. Maria era sul trono, che ovviamente era Anna Stuart, entrambe protestanti. Naturalmente c'è ancora un problema di successione. Né Maria né Anna possono avere figli. Maria e Guglielmo, adesso lo vedremo, muoiono senza aver avuto figli. E quindi la successione dovrebbe andare ad Anna, ma sono le figlie protestanti del primo matrimonio di Giacomo II. Però voi ricordate che dal secondo matrimonio Giacomo II, secondo matrimonio, ne abbiamo già parlato, abbiamo fatto questo stesso albero genealogico, parlando della seconda rivoluzione inglese. Dal secondo matrimonio di Giacomo II con una principessa cattolica era nato un figlio allevato al cattolicesimo come i genitori, cioè Giacomo Edoardo. Sia Giacomo II sia il figlio Giacomo Edoardo pretendevano di tornare sul trono. Giacomo Edoardo avrebbe voluto essere nominato re col nome ovviamente di Giacomo III d'Inghilterra. Lo metto tra parentesi perché non ci riuscirà mai. Quindi c'era il pericolo della restaurazione cattolica e assolutista degli Stuart. Ricordate che già Giacomo II aveva provato a tornare in Inghilterra e a ridiventare sovrano d'Inghilterra. Vi ricordate quando, sbarcando in Irlanda alla fine del 600, subito dopo la seconda rivoluzione, portato lì dalle truppe di Luigi XIV. Infatti sia Giacomo II sia il figlio Giacomo Edoardo, che pretendeva la restaurazione Stuart cattolica sul trono d'Inghilterra, si trovavano in esilio in Francia presso Luigi XIV. Questo non depose bene a loro favore. L'Inghilterra, ormai completamente protestante, non poteva accettare un re cattolico, tra l'altro un re che era in combutta con Luigi XIV e l'aveva già dimostrato più volte. Ricordate che Giacomo II, quando era sul trono, aveva fatto anche un accordo segreto con Luigi XIV per la restaurazione cattolica. Il fatto quindi che stessero in esilio in Francia li rendeva ancora più antipatici agli inglesi, ma poi vennero praticamente trasformati in martiri dalla Chiesa cattolica e dal Papa
persone ingiustamente scalzate dal trono, vennero ricevuti dal Papa, tutte queste cose non piacevano ovviamente all'Inghilterra protestante. Se voi entrate a San Pietro, scusate, se voi entrate nella Basilica di San Pietro, proprio all'inizio della Basilica, un po' sulla sinistra, trovate tutta una serie di statue, di monumenti dedicati a questi personaggi qua, gli steward cattolici, anche alle loro mogli, quindi i papi li incensavano, li sostenevano, hanno anche dedicato loro dei monumenti importanti all'interno della Basilica di San Pietro che tutti possono vedere semplicemente entrando a San Pietro all'inizio verso sinistra, d'accordo? E ovviamente c'era un problema di successione, non bisognava dare la successione al figlio di Giacomo II, ovviamente Giacomo Edoardo, che essendo figlio maschio avrebbe potuto pretenderlo rispetto alla sorella piccola di Maria, cioè a Anna, d'accordo? Allora che cosa succede? Maria muore qualche anno dopo la seconda rivoluzione inglese, muore nel 1694, ci metto una croce, non so se si vede la croce. Guglielmo III d'Orange, suo marito, re paritario con lo stesso suo potere, Guglielmo III d'Orange muore invece più tardi nel 1702. E chi è allora il nuovo re d'Inghilterra? Il Parlamento interviene di nuovo, come aveva fatto con il Bill of Rights durante e dopo la seconda rivoluzione inglese, cambiando nuovamente l'ordine di successione. Quindi vedete il potere del Parlamento per non far andare sul trono uno steward cattolico, il Parlamento per la seconda volta cambia l'ordine di successione e lo cambia in maniera duplice, come adesso vedremo. Nel 1701, vedete l'anno prima della morte di Guglielmo III Orange, che però è già malato, il Parlamento approva l'Act of Settlement, atto di successione. In questo Act of Settlement, senza particolari giustificazioni, cioè rompendo qualunque legge, qualunque consuetudine, si dice che dopo la morte di Guglielmo e Maria, cioè l'anno dopo, nel 1702, andrà sul trono la regina Anna, che poi effettivamente andò sul trono e regnò dal 1702 al 1714, ok? Ma la regina Anna era anziana e senza figli, non poteva avere figli ed è l'ultima Stuart, almeno del ramo protestante. Dopo di lei non ci sono più eredi, quindi dopo di lei già è stato cambiato l'ordine di successione, invece di Giacomo II, il suo figlio che sarebbe dovuto diventare Giacomo VI, viene dato la successione a una donna che non avrebbe dovuto averla in base alle consuetudini ereditarie, Anna Stuart. Inoltre Anna Stuart non aveva figli ed era l'ultima Stuart di parte protestante, quindi dopo di lei sarebbe dovuto tornare al trono uno Stuart cattolico, no? Questi qua. Allora l'atto settlement dice un'altra cosa, quindi cambia la successione due volte. La prima dice dopo William e Mary, Guglielmo III d'Orange e Maria, ci sarà Anna Stuart. Dopo Anna Stuart, attenzione, e questo avverrà nel 1714, dovranno andare al potere gli Hannover, che sono dei protetti protestanti, sia pure luterani, cioè la casata tedesca dei duchi degli Hannover, che era appunto uno stato tedesco che noi forse abbiamo già nominato sicuramente, abbiamo già nominato in passato, anche perché da pochi anni erano stati ammessi nel collegio degli elettori imperiali, i grandi elettori dell'imperatore germanico, erano passati da 8 a 9 alla fine del 600 perché gli Hannover avevano avuto un altro posto in questo collegio elettorale. E allora, attenzione, la cosiddetta successione hannoveriana. Diciamo che in questo periodo, fino al 1715, ma anche dopo, però basta considerare tutti gli editti che vengono emanati fino al 1715,
politici, il Parlamento consolida il suo potere. Vi ricordate, l'abbiamo detto quando abbiamo parlato della seconda rivoluzione inglese, la Glorious Revolution, non Bloody Revolution. Il Bill of Rights è sì importante, ma non deve essere sopravvalutato. Il Bill of Rights deve essere visto come l'inizio di un percorso, di un processo, e deve essere considerato insieme a tutta una serie di editti successivi. In questi editti successivi il Parlamento prende ancora più potere di ciò che c'era scritto nel Bill of Rights, d'accordo? E in ogni caso, vi ricordate che nel Bill of Rights la divisione di poteri tra re e Parlamento era confusa, non era ben spiegata? I successivi documenti, fine 600, inizio 700, chiariscono con precisione quali sono i poteri del re e quali sono i poteri del Parlamento. Il re ha il diritto di veto, quindi può bloccare una legge che è approvata dal Parlamento. Il re ha anche la guida della politica estera, però attenzione, il Parlamento deve essere informato dei contenuti di tutti i trattati internazionali. Questo è l'unico caso in Europa dove la diplomazia segreta era all'ordine del giorno, i trattati firmati dai sovrani erano segreti, invece soltanto in Inghilterra sono pubblici, o quantomeno, perlomeno il Parlamento deve essere informato. Il re non può fare dei trattati internazionali che restano segreti. Ad ogni modo, il Parlamento ottiene praticamente il potere di promulgare quasi tutte le leggi, e comunque tutte le leggi che riguardano l'economia, le tasse, il bilancio. Il re e il suo primo ministro non hanno quasi più potere legislativo, quindi il Parlamento si prende proprio il potere legislativo. Il Parlamento viene eletto ogni 3 anni e non può essere sciolto, diventa un'istituzione permanente, d'accordo? E inoltre, anche se questo non c'è scritto chiaramente negli editti e nei documenti, come abbiamo già detto parlando della seconda rivoluzione inglese, si impone nel tempo la prassi che è tipica delle democrazie odierne, delle democrazie liberali parlamentari odierne, che un primo ministro non possa essere nominato dal re se non ha la maggioranza del Parlamento. Di questo abbiamo già parlato, ma questa prassi si rafforza enormemente nei primi decenni del Settecento, e quindi avviene proprio come le democrazie moderne. L'Inghilterra inventa proprio, è alla base, all'origine del sistema delle democrazie parlamentari moderne. Vi faccio soltanto un esempio. Vi ricordate che ci sono 2 gruppi, 2 partiti rappresentati in Parlamento, anche se non sono partiti organizzati, sono gruppi di notabili, tra l'altro votano pochissime persone. Ricordate che il sistema elettorale è assurdo, ve lo ricordate? Non è in proporzione con la popolazione, alcune parti dell'Inghilterra non votano, cioè questo è uno dei fattori che più può essere utilizzato come critica alla democrazia inglese, l'assurdità del sistema elettorale, non solo perché pochissimi votano, perché il sistema elettorale non è affatto in proporzione alla popolazione, ci sono assolutamente zone che votano in Inghilterra, zone che non votano. Comunque i due ne abbiamo già parlato, non ho fatto il tetere, i Tories, i conservatori, i Whig o Whigs, potete usare la S nel plurale oppure no, è la stessa cosa. I Whig o Whigs, che sono i liberali, si alternano, diciamo, c'è un'elezione in cui vincono loro, i Tories, un'elezione in cui vincono i Whigs, nella Camera dei Comuni ovviamente, perché nella Camera Alta, nella Camera dei Lord, i rappresentanti non sono propriamente rappresentanti, i membri della Camera dei Lord non vengono eletti, sono ereditari oppure sono nominati dal re. Allora che succede? Succede che i re inglesi non possono più nominare a piacimento il primo ministro. In teoria potrebbero, perché non c'è scritto da nessuna parte il contrario, al contrario, però la prassi decide diversamente. Vi faccio un esempio preciso. La regina Anna, intorno al 1708-1709, vuole concludere
la guerra contro la Francia, vuole fare la pace della Francia, ovviamente si tratta della guerra di successione spagnola. I Tories sono favorevoli alla pace, invece i Whig sono più agguerriti, vogliono continuare la guerra, non vogliono fare la pace con Luigi XIV. Bene, la regina Anna di sua iniziativa non può firmare la pace con la Francia. Perché? Perché i Whig sono al governo, cioè i Whig rappresentano la maggioranza della Camera dei Comuni e quindi il primo ministro che lei per forza deve nominare è un Whig e le impediscono di fare la pace. Nelle elezioni del 1710 lei briga un po', comunque consiglia ai britannici di votare per i Tories, vincono i Tories e finalmente Anna può formare un gabinetto Tories, nominare un primo ministro Tory che fa la pace, pochi anni dopo farà ufficialmente la pace con la Francia, d'accordo? Questo è un esempio preciso del fatto che il re, come vedete, ha la direzione della politica estera, c'è scritto così, però in realtà non può neanche decidere da solo se continuare la guerra o la pace. Deve essere il primo ministro con la maggioranza del Parlamento a fare questo, d'accordo? Quindi il Parlamento prende molti poteri e vengono approvati vari editti, quindi ripeto per l'ennesima volta, il Bill of Rights non è una cosa isolata, non decide, non prescrive subito tutto il sistema costituzionale inglese che viene fuori dalla seconda rivoluzione inglese, deve essere visto in unione con tutta una serie di documenti successivi. Ci sarà l'habeas corpus per dare i diritti dell'imputato, dell'arrestato, no? Il giusto processo. Ma per esempio ci sarà un editto che non vi era quando è stata cambiata per 2 volte la successione, che escluderà i cattolici dalla successione. Quindi ci sarà una base giuridica molto più forte per dire a Giacomo II, a suo figlio Giacomo III, non puoi diventare re perché nessun cattolico può diventare re e anche nessun primo ministro può diventare re. E pensate che queste leggi sono valide ancora oggi perché in Inghilterra c'è il regime della common law, della legge consuetudinaria, quindi anche se ovviamente i magistrati non le applicano più perché non sono più adatti ai tempi, esistono ancora. Voi sapete che un po' di tempo fa c'era un ministro laburista in Gran Bretagna, laburista moderato, che si chiamava Tony Blair. Non so se ve lo ricordate. Era un ministro laburista, ha governato la Gran Bretagna come primo ministro per tanto tempo. Tony Blair era cattolico, cioè a un certo punto si convertì al cattolicesimo, anche grazie a sua moglie Cheryl Blair, che appunto era cattolica. C'è pure una legge che dice che la moglie del primo ministro non può essere cattolica, però non è stata applicata. Pensate che Tony Blair, per rispettare questa antica consuetudine ormai superata, pur essendo cattolico e tutti lo sapevano, attese la fine della sua carriera politica per farsi battezzare e per passare ufficialmente alla Chiesa Cattolica, d'accordo? Cioè proprio per rispettare queste vecchie leggi per cui il primo ministro non può essere cattolico. Tony Blair era cattolico, ora ripeto, aspettò di terminare, di lasciare il potere, di finire la sua carriera politica per farsi ufficialmente cattolico. E stiamo parlando di pochissimi anni fa, d'accordo? Vengono approvati tanti ditti provvedimenti, anche quelli che aumentano la libertà di stampa, garantiscono la libertà di opinione, di associazione e tantissime cose. Molto spesso si tratta semplicemente di leggi che non vengono più approvate. Nel 1695 lo Stamp Act, che veniva legge sulla stampa, che veniva approvato ogni anno da tantissimo tempo, viene fatto decadere, cioè lo Stamp Act non viene più approvato. Legge sulla stampa, attenzione, non era una legge a favore sulla stampa, lo Stamped Act era una legge sulla censura che istituiva una dura censura preventiva sulla stampa. Basta non approvare, non rinnovare più questa legge, a partire dal 1695 tutti possono stampare senza censura preventiva. La stampa di un manoscritto che diventa libro diventa solo un affare commerciale, una transazione commerciale libera
tra l'autore e il tipografo. Di solito stavano a Fleet Street a Londra, i tipografi: mi paghi tanto, pubblico questo libro, ognuno può pubblicare qualunque cosa. Poi attenzione, se il libro è scandaloso però può avere dei guai in seguito, però nel frattempo lo pubblica. Si può pubblicare anche sotto falso nome, si può pubblicare anonimamente, si può pubblicare e poi fuggire, d'accordo, dall'Inghilterra. Non è un caso che proprio nel 1695, guarda caso, iniziano a essere pubblicati molti libri audaci, anche contro la religione. Si diffonde l'illuminismo inglese, il movimento dei free thinkers, d'accordo? Dei cosiddetti deisti o illuministi inglesi. La prima opera importante di John Toland, il più importante di tutti i free thinkers, che si chiama Christianity Not Mysterious, il cristianesimo senza misteri, una razionalizzazione del cristianesimo che fu presa subito per eresia, fu pubblicato, guarda caso, nel 1695. Quindi anche a livello di libertà di stampa, di libertà personale, nei primi decenni, alla fine del 600, nei primi decenni del 700, l'Inghilterra diventa un sistema invidiabile, insieme all'Olanda, il paese che ha che dà maggiore libertà di espressione, di stampa e anche tolleranza religiosa, anche se la Chiesa anglicana comunque ufficialmente è la Chiesa di Stato. Va bene, comunque, insomma, per l'epoca c'era una tolleranza notevole che fu infatti riscontrata e fu descritta da Voltaire in esilio in Inghilterra all'inizio degli anni 30 del 700. Scrisse un'opera, Lettera sugli inglesi, in cui di fronte ai francesi magnificava il Parlamento, le libertà e il sistema, insomma, la tolleranza religiosa dell'Inghilterra. L'Inghilterra diventa un esempio per l'illuminismo francese e per l'illuminismo europeo. Addirittura i primi anni del Settecento vengono chiamati età augustea, d'accordo? Si sviluppano moltissimi giornali, ci sono dibattiti e così via. La cosa però non deve essere esagerata. Vediamo, sotto il regno della regina Anna avviene anche una cosa importantissima. Nel 1707 viene approvato l'atto di unione. Questo è molto importante. L'atto di unione, come dice il nome stesso, unifica Inghilterra e Scozia. Non sono più due regni distinti, sia pure con un solo sovrano che fa di loro un'unione semplicemente dinastica. Diventano un unico Stato, si fondono Inghilterra e Scozia, nasce la Gran Bretagna. Quindi il Parlamento scozzese di Edimburgo viene abolito, c'è un unico Parlamento, quello londinese di Westminster, per il quale ovviamente gli scozzesi, in parità con gli inglesi, votano mandando i loro rappresentanti. Attenzione, tuttavia, gli scozzesi sentono come un'usurpazione, come un'annessione quest'unione con l'Inghilterra. La Scozia era un paese poverissimo, con un'agricoltura ancora agropastorale primitiva, poco popolato, però aveva un forte sentimento nazionale. Certo era un paese arcaico, dominato dalle vecchie anacronistiche strutture familiari dei clan, però molti scozzesi non sono tranquilli, d'accordo? Gli scozzesi non si ribellano subito nel 1707 perché in fondo c'è un sovrano Stuart come Anna, no? Che i sovrani Stuart vengono dalla Scozia e così via. E si ribellano dopo, nel 1714 abbiamo visto che l'atto settlement, l'atto di successione, la legge sulla successione diceva che dopo la regina Anna sarebbero saliti sul trono, ve lo ricordate, i duchi di Hannover, e quindi abbiamo effettivamente la successione hannoveriana. Nel 1714 sale sul trono d'Inghilterra e ci resterà fino al 1727 il primo degli Hannover, tedeschi e duchi del ducato tedesco di Hannover. Si chiama Giorgio I. Fate attenzione, perché forse qualcuno di voi l'ha già pensato, il fatto di far salire gli Hannover
protestanti sì ma tedeschi sul trono d'Inghilterra, è anche un modo da parte del Parlamento di spadroneggiare, d'accordo? Cioè il Parlamento fa ancora di più tutto ciò che vuole senza il controllo del re. Giorgio I era straniero, non sapeva una parola di inglese, non si occupa degli affari di Stato, capite? Per la maggior parte del tempo lui non risiede neanche in Inghilterra, a Londra, pur essendo re d'Inghilterra, se ne resta in Germania, nel suo ducato di Hannover, dove ama andare a caccia e cose del genere. Quindi è chiaro che il Parlamento può spadroneggiare con un personaggio del genere. Ma la stessa cosa, sia pure in maniera un po' minore, la stessa cosa avviene anche con Giorgio II, il secondo Hannover, cioè il suo successore, che regna per un periodo molto lungo. Giorgio II Hannover, re d'Inghilterra, dal 1727 al 1760. Anche lui non si occupa molto degli affari di Stato, il Parlamento spadroneggia. Le cose cambieranno però nel 1760 con l'arrivo del duro re, il terzo re degli Hannover, che si chiama anch'esso, anche di Giorgio III, di cui parleremo separatamente, ne parleremo quando parleremo della rivoluzione americana, perché sotto il suo regno l'Inghilterra perde le colonie americane, c'è l'indipendenza degli Stati Uniti d'America, d'accordo? Allora, gli scozzesi si ribellano 2 volte, non riescono ad accettare l'arrivo di un re straniero tedesco sul suolo inglese. È arrivato nel 1714 Giorgio I, gli scozzesi si ribellano nel 1715. Questa rivolta, questa guerra civile viene schiacciata presto, però attenzione, la cosa è pericolosa perché gli scozzesi si ribellano in nome di chi? Forse avete indovinato, del pretendente Stuart. Ok, è morto Giacomo II, però vi ricordate c'è il figlio eh, Giacomo Edoardo che vuole diventare Giacomo III, e quindi è pericoloso perché la rivolta degli scozzesi significa anche che gli scozzesi vorrebbero il ritorno dello Stuart cattolico. La rivolta molto più grave è quella del 1745, una vera guerra civile. Gli scozzesi fanno sbarcare sul proprio territorio il pretendente Stuart che avanza verso Londra con un esercito. Quindi abbiamo il secondo tentativo degli scozzesi di riportare sul trono lo Stuart cattolico. Il pretendente Stuart occupa Edimburgo e invade l'Inghilterra. Nel 1746 poi gli scozzesi sono sconfitti nella battaglia decisiva di Culloden. L'esercito inglese distrugge i ribelli scozzesi a Culloden in una battaglia che poi si trasformò in uno spietato massacro. Gli inglesi massacrano gli scozzesi, anche quelli che si sono arresi, e vanno, pensate, casa per casa a freddo a prendere i capi dei clan scozzesi e li ammazzano barbaramente. È la fine del sogno dell'indipendentismo scozzese. Fino a oggi, lo sapete, la Scozia ormai è autonoma, ha avuto la devolution, all'interno della Gran Bretagna ha una forte autonomia. Hanno fatto, lo sapete, qualche anno fa un referendum per ottenere la piena indipendenza che è fallito, quindi la Scozia è rimasta all'interno della Gran Bretagna, però adesso ha ritrovato una forte autonomia. Però a partire dal 1745 per più di 2 secoli non si parlò più di indipendentismo scozzese, d'accordo? Questo fatto delle rivolte scozzesi e dei pretendenti Stuart ebbe delle conseguenze molto importanti in Parlamento per la direzione politica. Pensate che gli Stuart continueranno a rivendicare il trono d'Inghilterra per circa un secolo. Ci sarà il figlio di Giacomo II, che abbiamo già nominato, che viene chiamato il vecchio pretendente. Quando muore lui, addirittura anche suo figlio
pretenderà il trono d'Inghilterra fino alla fine del Settecento, facendosi chiamare il giovane pretendente, d'accordo? Quindi per un tempo lunghissimo gli Stuart cattolici, anche se cacciati ormai da un secolo, continueranno ufficialmente a pretendere di tornare. Poi a un certo punto rinunceranno, d'accordo? Perché è una cosa ovviamente che non stava né in cielo né in terra. Che cosa succede? Dal 1715 governano sempre i Whig. C'è il predominio Whig in Parlamento e nel governo fino al 1760. L'alternanza tra Tories e Whig diventa virtuale perché le elezioni, tranne pochissimi anni, le elezioni vengono vinte sempre e solo dai Whig, dai liberali, che governano sempre. I Tories vengono esclusi, vengono sbattuti all'opposizione permanente, vengono marginalizzati dal sistema politico. Perché questo? I conservatori vengono criminalizzati perché vengono accusati di aver favorito le rivolte scozzesi e il pretendente Stuart cattolico. Infatti i Tories vengono estromessi dal governo nel 1715, quando c'è stata, abbiamo visto, la prima rivolta degli scozzesi. Qualcosa di vero c'era, abbiamo già parlato delle differenze ideologiche di programma tra Tories e Whig quando abbiamo parlato della seconda rivoluzione inglese, non voglio ripetermi, però ricordate che una delle differenze è che i Tories, i conservatori, erano più a favore del potere del re e della Chiesa anglicana. Molti Tories erano ancora persuasi della vecchia dottrina del diritto divino del sovrano che ha il potere direttamente da Dio. Quindi erano sospettati, alcuni non a torto, di volere l'assolutismo e di avere simpatia per gli Stuart cattolici, d'accordo? Molti dissero, la rivolta scozzese l'avete favorita voi. Quindi furono accusati praticamente di tradimento, ok? Mentre invece i Whig erano molto più ostili all'assolutismo, al potere del re e volevano un maggior potere del Parlamento. Quindi il Parlamento inizia a spadroneggiare chi viene eletto sono eletti sempre i Whig, d'accordo? Mentre Giorgio I e Giorgio II non si occupano quasi per niente del governo. Ci sarà addirittura un primo ministro Whig che si chiama Walpole, che governerà ininterrottamente dal 21 al 42 per un tempo lunghissimo. Si parla di ventennio di Walpole oppure addirittura di era Walpole, di epoca Walpole. Questo Walpole è il primo ministro Whig liberale per ben 20 anni, ma in generale i liberali Whig prima e dopo di lui governano ininterrottamente tra il 1715 e il 1760. Che succede? Che il Parlamento, privo di una reale opposizione che possa davvero contrastare i Whig, diventa un Parlamento corrotto. Ben presto l'Inghilterra va incontro ad una svolta conservatrice. Proprio il paese che si vanta di aver inventato la democrazia liberale moderna, e noi abbiamo detto, grosso modo è vero, nonostante le imperfezioni, i problemi, le riforme che erano necessarie non vengono fatte. Ma questo dipende anche dal sistema elettorale assurdo che ho detto, dava la maggioranza sempre ai proprietari terrieri, mentre molte città non votavano affatto, quindi la maggioranza del Parlamento difendeva sempre gli interessi dei proprietari terrieri che stavano recintando le terre, che stavano facendo l'industrializzazione. Quindi i governi Whig non facevano altro che favorire questi ceti terrieri capitalisti orientati al profitto. Quindi che succede? Che nei Rottenborough, vi ricordate, dove votano pochissime persone, il signorotto locale, il proprietario terriero locale, fa eleggere suo figlio o fa eleggere un suo amico, e i Whig per decenni fanno leggi per se stessi, d'accordo? Leggi ad personam, leggi per se stessi, per favorire loro stessi o i genitori e i parenti che li hanno eletti in Parlamento, d'accordo? Questo durerà per moltissimo tempo. Vengono fatte le leggi a favore delle enclosures, delle recinzioni, a favore dei proprietari delle zone rurali, mentre gli interessi dei mercanti,
gli interessi degli industriali delle città, gli interessi dei ceti urbani non vengono rappresentati. Non parliamo poi degli interessi dei proletari, degli operai, della povera gente, d'accordo? Un Parlamento che diventa sempre più corrotto, con una serie di scandali, e in cui, dal punto di vista dei Whig, dei liberali, l'interesse del paese si identifica con il proprio interesse personale, quindi abbiamo una stagnazione, una corruzione, mancata realizzazione delle riforme. Ci sarebbero volute riforme del sistema elettorale. L'Inghilterra, lo vedremo, sarà l'unico paese del Settecento che non fa riforme, mentre molte riforme furono fatte persino dai sovrani assoluti, lo vedremo, ma dalla democratica Inghilterra no. Poi la seconda parte del Settecento la vedremo parlando di un altro ciclo di elezioni, cioè le riforme in Europa, le riforme dei sovrani, oppure, per quanto riguarda l'Inghilterra, l'indipendenza americana. Grazie, alla prossima.